Ciao! Ti do il benvenuto qui sul mio canale. Io sono Beatrice e sono veramente felice che tu sia qui con me adesso in questa bellissima giornata di sole, perché oggi voglio dare inizio a questo nuovo progetto. Ho deciso di chiamarlo 30 giorni per un ricettario veg di scrittura quotidiana. L'obiettivo di questo percorso è allenarci per 30 giorni a scrivere. In questa maniera porteremo avanti una buona abitudine e dopo 30 giorni scriverai in maniera più decisa, fluida e sicuramente leggibile. Di volta in volta ti darò alcune indicazioni o correggeremo alcuni errori che abitualmente si commettono per cercare di ottenere una scrittura migliore, veramente tua, non la copia di quella di qualcun altro. Prenderemo spunto da altre scritture con il tentativo di renderla tutta nostra. Il fatto di avere delle ricette semplicemente è un pretesto. Voglio darti in questi 30 giorni delle piccole ricette e poi voglio farti vedere come possiamo creare una specie di piccolo ricettario. Cucina, illustrazione, scrittura. Questi sono i 3 ingredienti di questo nuovo percorso. Oggi è il giorno 1 e parliamo di qui e ora. Giorno 1. Qui e ora. Questo titolo è molto importante perché la scrittura ci permette di essere presenti a noi stessi in questo momento e questo è fondamentale. Quindi controlliamo la nostra posizione. I piedi devono essere appoggiati a terra, le gambe non tenerle accavallate. Appoggia la schiena allo schienale, tieni una posizione eretta e appoggia gli avambracci al tavolo su cui stai scrivendo. Poi scegli una bella penna, una che ti piace, con la quale tendenzialmente sai che scrivi meglio. E poi inspira, espira e iniziamo a scrivere. Scelgo una carta Canson per tecniche miste, quindi può essere utilizzata per acquerello, per disegno, un po' per tutto ed è una buona base secondo me per fare questa prima illustrazione del nostro primo piatto e della nostra prima ricetta. Dato che non sempre preparerò i piatti, utilizzo delle fotografie che trovo online per disegnare i miei piatti. Anche in questo caso, dato che la ricetta è una ricetta inventata da noi in casa, non ho trovato ovviamente una fotografia di un piatto, quindi copio una fotografia di qualcosa di simile e poi ci aggiungerò altri ingredienti che invece piacciono a me. Come vedi, il disegno che sto tracciando non è definito nei particolari, è a grandi linee un po' la forma. In questo caso sono spaghetti, quindi ci vuole un pochino di pazienza e mi raccomando, non stare a disegnare ogni singolo elemento, cerca di dare un po' l'idea degli spaghetti senza essere troppo dettagliato. Poi, come ti dicevo prima, la fotografia che ho trovato non ha tutti gli elementi che voglio inserire, quindi scelgo anche diverse fotografie oppure copio dal vero, ancora meglio, degli altri elementi che voglio aggiungere alla mia composizione. Una volta che ho disegnato a grandi linee il mio piatto, quindi ho rifatto la mia fotografia, utilizzo questo pennarellino che è waterproof, quindi resistente all'acqua ed ha uno spessore abbastanza sottile perché è uno 0,2. Inizio a disegnare gli spaghetti cercando di partire magari dall'alto, in modo che poi quelli sotto verranno interrotti come linee perché sono nascosti da quelli sopra o dalle fogliette di prezzemolo o dai capperi che voglio disegnare. Quindi andate avanti così e completate tutto il disegno, così come ho fatto io. Una volta che ho terminato il mio disegno, passo ad utilizzare gli acquerelli. Come vedete, a questo livello del mio disegno si vedono molto i chiari e gli scuri. Proprio per questo vi consiglio di usare delle fotografie in cui ci siano molto alti i contrasti, ci siano delle belle ombre ben delineate, perché questo ci aiuta a dare di più volume al nostro disegno. Adesso utilizzo un pennello ad acqua, ma più avanti vedrete che uso un pennello di martora proprio perché non voglio andare nel dettaglio di questo disegno. Io voglio dare l'idea del piatto, non voglio fare un acquerello botanico preciso. Quindi inizio ad accennare il giallo degli spaghetti dando delle macchie di colore qua e là e poi vado lo stesso anche a disegnare, a colorare il mio prezzemolo, il verde dei capperi e poi
cercherò di fare diversi strati, quindi aspettando che asciughi l'acquerello, in modo da creare le ombreggiature. Adesso che si è un po' asciugato con il verde, è sempre lo stesso verde, però questa è la cosa bella dell'acquerello: quando noi ripassiamo su un acquerello steso che è asciutto, possiamo ripassare con lo stesso colore e avremo l'effetto più scuro. Ora uso un color ocra un po' più scuro per fare la parte ombreggiata degli spaghetti. Un piccolo trucco: quando ripassate le ombre, anziché utilizzare il nero, usate un blu. A me piace questo che è un blu nero, però potete usare anche un'altra tonalità, quella che vi piace di più. Adesso iniziamo a scrivere. Per la parte scritta, quindi della nostra ricetta, uso questa carta che è niente po' di meno che il foglio di carta che viene inserito alla fine dei rotoli delle carte da pacco, in pratica. A volte le carte da pacco non sono avvolte intorno a un rotolo rigido, ma intorno a questo pezzo di carta scura. A me ha un colore che piace tantissimo e quindi cerco sempre il modo per riutilizzarlo e lo tengo sempre. Mi raccomando, tenetelo parecchio sotto dei pesi, perché altrimenti sarà tutto arrotolato. Quindi l'ho piegato a metà, ho preso la dimensione che potesse andare bene per il mio ricettario e decido di tracciare delle linee con questo pastello bianco. Traccio delle linee, una ogni centimetro. Una cosa che facilita ovviamente la nostra scrittura è quella di utilizzare un foglio rigato, perché questo ci facilita nell'inclinazione, in modo da non andare storti, soprattutto se non avete l'abitudine di scrivere su fogli interamente bianchi. Il titolo lo scrivo prima a matita, perché non lo so, magari deciderò di farlo in una maniera un po' diversa. Quindi lo scrivo a matita, mentre invece parto a scrivere la mia ricetta, quindi con gli ingredienti, con la penna. Questa è una penna che purtroppo Koinor non produce più, è una penna gel, quindi con inchiostro liquido, che non sbava su questo tipo di carta, che non è una carta eccezionale ovviamente, visto che non è fatta per scrivere, ma è una carta di ripiego. Ed è molto porosa, quindi state attenti prima di utilizzarla e a scegliere la combinazione penna-carta in modo che funzionino bene. Come vedete, io scrivo senza troppa attenzione, questa è la mia scrittura normale. Quello che vorrei che voi faceste oggi è quella di cercare di scrivere il più regolare possibile, quindi cercate di mantenere le lettere tutte della stessa dimensione. Ovviamente parlo delle lettere piccole, quindi la A, la O, la I e via dicendo. Non vi do grandi indicazioni sul modo di scrivere, perché oggi voglio che vi occupiate più che altro di capire come siete seduti, come state con la vostra schiena, come tenete le braccia, come tenete il vostro foglio. Cercate di fare attenzione, di porre attenzione al momento in cui state scrivendo, cioè adesso, in questo istante. Respirate, sentite la carta, sentite la penna, guardate come si muove l'inchiostro e cercate di mantenere una certa regolarità.
Ecco qua, la mia ricetta è finita, quindi la mia pagina con gli ingredienti e col procedimento è completata e mi raccomando, sicuramente nella descrizione sotto trovate la ricetta, così se la volete realizzare ce l'avete. Adesso vedo di mettere insieme le due pagine, quindi da una parte ho la mia illustrazione, dall'altra la mia ricetta. Manca un titolo, quindi decido che nella parte in alto dove c'è il mio disegno voglio inserire una scritta. Qui faccio degli schizzi con sempre il mio blu, quello che ho usato per le ombre, perché mi piacciono, cioè danno un dettaglio in più che può essere carino. E schizzo anche sulla mia pagina, quella dove ovviamente ho messo il testo. Anche qui state attenti, perché se usate un inchiostro che sbava e ci andate sopra con l'acquerello è un disastro. Per scrivere questo titolo prima l'ho abbozzato a matita, adesso utilizzo un pennello ad acqua della Pentel. È molto bello perché mantiene molto la punta, quindi potete fare anche dei sottili molto sottili, e questo in particolare mi pare che sia la misura piccola. Uso come inchiostro nient'altro che il mio acquerello, quindi utilizzo l'acqua del serbatoio del pennello e vado a intingere la punta nel mio acquerello. Per quello che riguarda questo tipo di scrittura è una specie di corsivo misto a un italico. Questa diciamo che è una scrittura molto personale, non è regolare, però dà un bel effetto alla fine quando la pagina è completata. Spero che vi piaccia, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Quando fate un titolo è chiaro che poi potete sbizzarrirvi anche con le decorazioni, senza, mi raccomando, esagerare. Io sto ripassando il lato sinistro delle mie lettere, quindi per dare un po' un effetto anche qui di ombreggiatura, sempre con lo stesso acquerello. Qualche tocco di luce con un Niposca bianco, questo è uno spessore medio, e vado a dare qualche tocco qua e là, giusto sì, così, per dare qualche tocco di luce. Non si vede tantissimo, però basta, insomma, per arricchire la nostra scritta. Eccolo qua, finalmente il nostro lavoro è finito e sono molto contenta di questo abbinamento anche pagina bianca e pagina scura. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e come sono venute le vostre pagine e la vostra illustrazione, se ci avete provato. Poi nei commenti trovate la mia ricetta di questi spaghetti e aspetto nei commenti magari qualcuna delle vostre ricette che sicuramente saranno interessanti. Ricordati di mettere anche un mi piace e di iscriverti al canale. Spero che questo percorso ti piacerà e che vorrai stare insieme a me per tutti i 30 giorni. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!